preso? Polpetta spapolone. Piadina? Cari amici, questa sera ci divertiamo. Infatti adesso grande partita di briscola. Siamo qui in camper io e Anna Maria, abbiamo cenato in piadineria e adesso ci facciamo una partitona insieme alle nostre buonissime tisane. Come vedete abbiamo anche le tazze dei mercatini di Natale degli anni scorsi, di quando siamo stati in Germania. E poi un'altra particolarità è il tappeto verde che stiamo usando, è stato tutto completamente ricamato a mano da Anna Maria personalmente con il punto croce, ecco, per chi se ne intende è un tecnicismo molto importante. Qui siamo nel parcheggio dell'abbazia di Pomposa, vicinissimi più davanti all'abbazia, però adesso di notte non riesco a farvela vedere. Domani mattina prima di ripartire facciamo magari una passeggiata e vediamo il campanile molto bello e la facciata dell'abbazia, che ha un valore storico artistico molto ma molto importante. Bene, siamo insieme ad altri camper, vediamo se si vedono. Il parcheggio per camper è gratuito e comunque non ci sono servizi o qualsiasi altra facility per i camper. Va bene, ci vediamo domani mattina, buonanotte, adesso mi aspetta la partita e la tisana. Ciao! Ciao! Ragazzi, una cosa importante, se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al canale e di mettere mi piace sotto a questo video. A voi non costa nulla, ma solo così il mio lavoro su YouTube potrà continuare. Grazie! L'abbazia di Pomposa, situata nel comune di Codigoro in provincia di Ferrara, è una delle più importanti di tutto il nord Italia. L'origine dell'abbazia risale ai secoli VI-VIII, ma solamente dopo il 1000 cominciò la stagione di maggior splendore e divenne un fiorente centro monastico votato ad una vita di preghiera e lavoro. Nella Basilica di Santa Maria Assunta è possibile ammirare un prezioso ciclo di affreschi di ispirazione giottesca. Ingresso a pagamento, feriali 5 euro, festivi 7 euro. A lato della chiesa si eleva il campanile alto 48 metri, eretto nel 1063. È diviso in 9 moduli, ciascuno dei quali, dal basso verso l'alto, presenta finestre sempre più larghe e numerose, che conferiscono all'edificio una particolare leggerezza e uno slancio verso l'alto sottolineato dall'alta copertura a cuspide. La Cesena Orte, e io questa la chiamo la strada dell'ospitalità per un motivo semplicissimo: è tutta un cantiere. E per cui cosa succede? Succede che per ampi tratti le corsie sono interrotte e per cui le macchine che procedono in senso contrario sono ospiti della corsia della nostra careggiata. Eccola qui, vedete? In questo caso siamo noi che andiamo ospiti da loro, siamo di là e siamo ospiti della careggiata in senso contrario. Però sicuramente tra qualche chilometro troveremo il caso contrario, quindi sono loro che passano a chiedere ospitalità alla nostra careggiata. E ecco, è tutta una festa così, si va via lisci e ci si diverte molto. Ecco, come volevo dimostrare, adesso abbiamo gli ospiti in senso contrario, addirittura in galleria, bellissimo. E quindi insomma è tutto uno.
quando finiranno i lavori di restauro di questa E45, l'importante comunque è che li facciano in maniera che si viaggia poi più sicuri. Tutta questa storia per sdrammatizzare la fatica di un viaggio sulla strada statale 3 bis e 45 Cesena-Orte, perennemente disastrata, piena di buche e con i cantieri sempre aperti. Arrivati a Pietrelcina, dopo aver sistemato i camper in un ampio parcheggio sterrato, poco sopra l'abitato, siamo andati a cena in un ristorante nella parte più moderna del centro. Era sabato sera, ma abbiamo faticato a trovarne uno aperto. E poi abbiamo fatto un giro lungo i stretti vicoli e le scale della parte più antica della città natale di Padre Pio, sapientemente illuminata. La passeggiata è stata molto suggestiva e pareva davvero di essere in un presepio napoletano. L'area sosta camper si trova a circa 500 metri dal centro storico di Pietrelcina, in un ampio spiazzo sterrato e in lieve pendenza, adibito anche a parcheggio auto. Per i camper sono disponibili l'allaccio alla corrente elettrica e carico e scarico delle acque. Il costo è di 14 euro per 24 ore. Pietrelcina conta circa 2.900 abitanti e dista 12 km dal suo capoluogo di provincia Benevento. È situata su una collina a poco più di 340 metri d'altitudine sulla destra del fiume Tammaro. Nel 1887 in una casetta del centro storico nacque Francesco Forgione, che all'età di 16 anni scelse di entrare nell'ordine dei frati minori cappuccini, diventando poi il veneratissimo Padre Pio da Pietrelcina. Grazie al flusso turistico nato a seguito della sua beatificazione e consolidatosi dopo la sua canonizzazione, Pietrelcina è diventato un importante centro di turismo religioso e devo dire che nonostante la folla domenicale qui si respira un'aria di vera pace e di benessere. La chiesa di Santa Maria degli Angeli, distrutta da un terremoto nel 1688, venne ricostruita a 3 navate con pianta a croce greca. Divenuta sede parrocchiale nel 1843, vi si venera la Madonna della Libera, patrona di Pietrelcina. La statua lignea della Vergine è di scuola napoletana, datata a fine XVII secolo. Dal 1910 al 1916 qui Padre Pio svolse il suo ministero pastorale e qui egli celebrò la sua prima messa il 14 agosto 1914.
casa natale di Padre Pio si trova in Vico Storto Valle e non è costituita da un'unica unità abitativa ma da più vani che si affacciano sulla stessa strada. In questo luogo nacque Francesco Forgione il 25 maggio 1887, quando la madre era appena tornata dalla campagna dopo aver aiutato il marito Grazio. Nel pavimento della camera da letto è sita una botola che conduceva al magazzino dove riposava l'asino utile per i lavori in campagna. Qualche civico più in là, sulla stessa via, troviamo la cucina con il focolare e l'arredo originario e la camera da letto di alcuni dei bambini, diventata successivamente sala da pranzo. Secondo la credenza, in questa stanza Padre Pio fece le sue prime esperienze soprannaturali. Nella camera Padre Pio usava dormire spesso per terra usando una pietra come cuscino. La chiesa di Sant'Anna è risalente al XIII secolo, ma ricostruita dopo il sisma del 1688. L'interno è costituito da due navate abbellite da un soffitto ligneo a quadrature dipinte e da alcune sculture lignee che si conservano nella navata minore. In questa chiesa il santo di Pietrelcina fu battezzato, ricevette la prima comunione e a 12 anni fu cresimato. Il convento dei padri Cappuccini venne terminato nel 1928 nel luogo che fu indicato dallo stesso Padre Pio. Il convento, oltre ad ospitare i frati, è sede di un piccolo museo in cui sono conservati alcuni oggetti che testimoniano la vita di San Pio, tra cui la tunica con tracce di sangue che era quella usata durante la sua flagellazione settimanale.
Dopo aver pranzato in camper, lasciamo l'area sosta e ci spostiamo nella località di Piana Romana, che dista circa 3 km da Pietrelcina e dove si trovava la campagna della famiglia Forgione. Qui è stata eretta una cappella nel posto in cui il santo amava raccogliersi in preghiera, in una capannuccia di paglia. Nel luogo sacro, ad aula unica, è conservato l'olmo dove Padre Pio ricevette le prime stimate, come egli descrisse in una lettera indirizzata al suo padre spirituale.